Le ultimissime su Inter Venezia, l'aggiornamento sul caso Bologna-Inter e poi un paio di notizie di calciomercato con alcune cose che abbiamo raccolto con la nostra redazione di Passione Inter. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati anche oggi. Nuovo episodio in cui vi teniamo aggiornati con le notizie principali del momento in casa Inter. Lo facciamo all'interno di un format compresso in pochissimi minuti, quindi non perdiamo tempo. Vi invito subito ad iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, cliccate subito sul tastino iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti, i nostri aggiornamenti e le nostre dirette, come quella di oggi, in cui andremo ovviamente a commentare la partita. E partiamo proprio da qui, partiamo proprio dalla partita di oggi, da Inter Venezia, questo match fischio iniziale alle ore 18. Intanto la prima notizia è che nel momento in cui sto registrando questo episodio, l'ultimo giro di tamponi effettuato in casa Venezia non ha riscontrato ulteriori casi di positività e quindi al momento sono solo 5 i giocatori indisponibili da parte del Venezia e per questo motivo la partita si giocherà. Tra l'altro, ne abbiamo parlato in diretta ieri sera, volevo fare anche i miei complimenti, abbiamo fatto i nostri complimenti nel nostro piccolo al Venezia per la sportività ed anche per il comunicato in cui ha spiegato nel dettaglio tutta la situazione, ribadendo di voler giocare la partita anche nel rispetto dell'intero campionato e non solo degli avversari. Detto questo, partita alle ore 18, sarà visibile in Italia su DAZN in esclusiva. Noi di Passione Inter invece saremo in diretta dalle 16:45 su YouTube e Twitch per il pre-partita, le formazioni ufficiali, il commento della gara e tutto il post partita. Una partita molto importante perché con una vittoria l'Inter può portarsi a più 5 dal Milan che domani giocherà contro la Juventus, gara molto difficile, e ci possiamo portare anche a più 7 sul Napoli che invece affronterà la Salernitana. Quindi possiamo iniziare a mettere un po' di pressione sulle avversarie, consapevoli che poi al ritorno dalla sosta avremo gli scontri diretti con entrambe, sempre tra l'altro con una partita da recuperare e di cui andiamo a parlare tra pochissimo. Una vittoria è oggi molto importante, dobbiamo assolutamente centrarla, anche perché, come dicevamo in settimana, il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, se vinci oggi col Venezia, assume un peso ancora superiore. Detto questo, manca Correa, nell'Inter starà fuori un mese circa, Sensi al momento invece va in panchina in attesa di novità sul futuro e tra poco parliamo anche di lui. Occhio ai cartellini perché Lautaro Martinez, Brozovic e Vidal sono diffidati, quindi in caso di ammonizione saltano il derby. Al momento ci sono pochi dubbi da sciogliere per mister Simone Inzaghi che dovrebbe schierare davanti ad Andanovic il terzetto collaudato composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries è in vantaggio sulla destra rispetto a Darmian, Barella, Brozovic e Çalhanoğlu titolari al centro con Perisic di nuovo sulla sinistra. In avanti Edin Dzeko cerca il gol, deve sbloccarsi, non segna in campionato dal 4 dicembre scorso. Al suo fianco c'è Lautaro Martinez probabilmente che è in ballottaggio con Alexis Sanchez che sta attraversando un gran momento di forma, ma Lautaro potrebbe partire dal primo minuto con Sanchez un testa a testa che si scioglierà probabilmente nei minuti precedenti alla gara. Occhi puntati sugli attaccanti, quindi dai quali ci aspettiamo una reazione dopo un periodo un po' di appannamento, gara comunque, come dicevamo, assolutamente da vincere in attesa poi delle altre che giocheranno domani. Detto questo, andiamo avanti con le notizie e per chi se lo fosse perso, vi ricordo ieri è arrivata la decisione del giudice sportivo in merito al caso Bologna-Inter, vi condivido tra l'altro brevemente il comunicato che trovate sul sito della Lega Serie A con le disposizioni del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. In brevissimo, è una decisione che sta facendo molto discutere perché, a differenza di altri casi molto simili, questa volta il giudice sportivo sostanzialmente dice che per cause di forza maggiore il Bologna non ha potuto prendere parte alla partita e quindi rimanda alla Serie A il compito di far giocare la partita in una nuova data. Stop. La decisione, dicevamo, lascia un po' perplessi perché innanzitutto non si fa alcun riferimento a quel famoso caso della distinta consegnata dal Bologna. In ogni caso, però, l'Inter ha di fatto confermato che presenterà ricorso dopo questa decisione e che cosa comporterà questo ricorso. Sinceramente, credo che, opinione mia personale,
alla fine comunque vada si arriverà a far rigiocare la partita. Quindi vedremo se tramite quel solito passaggio del 3-0 a tavolino, poi il Bologna che fa ricorso e la partita che si rigioca, oppure in maniera lineare senza tante manovre. Questo lo vedremo. Però credo che la partita appunto si rigiocherà in ogni caso. La cosa più importante da tenere in considerazione però in questo momento, secondo me, è che considerati i tempi lunghi per l'acquisizione dei documenti, la presentazione del ricorso, la pronuncia poi degli organi competenti, il rinvio di Bologna-Inter probabilmente finirà più in là rispetto alla data del 23-24 febbraio, che sarebbe in realtà la prima data utile, perché appunto servirà più tempo per decidere. E quindi, slittando in avanti, vi faccio vedere il calendario, vi condivido il calendario del prossimo mese. Da un certo punto di vista ci va anche bene, secondo me, perché a febbraio dicevamo ci troveremo poi il Milan, avremo la Roma in Coppa Italia, Napoli-Inter, Inter-Liverpool, ottavi di finale d'andata di Champions League, quindi Inter-Sassuolo, e qui avremmo trovato dopo Inter-Sassuolo Bologna-Inter e quindi Genoa-Inter all'interno di un mese di febbraio veramente veramente di fuoco. Slittando invece più avanti, la prima data utile dovrebbe essere quella del 16 marzo e quindi arriverebbe dopo Inter-Salernitana, il ritorno contro il Liverpool, e tra Torino-Inter e Inter-Fiorentina, comunque all'interno di un periodo un po' più dilatato di tempo da questo punto di vista, e quindi potrebbe esserci sotto anche della strategia, diciamo così. A proposito di strategia, andiamo avanti, parliamo di mercato, perché già nelle scorse ore vi avevo detto di Sensi, piccolo aggiornamento. L'operazione è in questo momento in stand-by con la Samp. Il fatto che l'Inter non abbia avuto particolari aperture dal Sassuolo su Frattesi, aggiunto allo stop lungo con la comunicazione ufficiale arrivata ieri sulle condizioni di Correa, secondo me questo insieme di fattori hanno portato a bloccare al momento Stefano Sensi, e le chance di permanenza sono probabilmente in questo momento aumentate. Allo stesso tempo però avevo detto anche, quindi attenzione a quello che accadrà nelle prossime ore, che Stefano Sensi di fatto si era convinto ad accettare la Samp per ritrovare minutaggio, diventare un titolarissimo, perché sarebbe stato titolarissimo alla Samp e avrebbe riconquistato anche la nazionale probabilmente, o comunque si sarebbe messo nelle condizioni di poter riconquistare la nazionale. Quindi passare da quella situazione al ruolo di panchinaro, accettare di nuovo il ruolo di panchinaro che di fatto fin qui ha avuto l'Inter, e rigiocarsi il posto all'Inter, ecco, anche mentalmente non è semplicissimo probabilmente da accettare, per cui teniamo d'occhio Sensi. All'inizio della prossima settimana si prenderà una decisione definitiva. La situazione è in divenire perché parallelamente, vi dicevo, alla luce dell'esito degli esami a cui si è sottoposto Correa, qualcosina a livello di mercato in entrata si sta muovendo proprio in queste ore. Al momento possiamo riassumere il tutto così, senza considerare per adesso Vesino, che rimane sempre al centro di qualche notizia di mercato, però al momento la partenza non sembra semplicissima. L'eventuale uscita di Sensi e probabilmente quella di Kolarov potrebbero sbloccare qualcosa in entrata, e al momento le piste confermate su cui starebbe lavorando l'Inter sono due. Uno, inserire un esterno mancino investendo qualcosina nell'ottica di andare ad anticipare a gennaio un colpo che dovresti poi fare in estate, ed il nome caldo in questo senso rimane quello di Filip Kostic, di cui abbiamo parlato molto, con Perisic che eventualmente potrebbe fare anche l'attaccante, lo ha già fatto più volte. Pista numero 2, piazzare un colpo molto low cost, probabilmente temporaneo, cioè per questa seconda parte di stagione soltanto, in attacco, con un giocatore di riempimento, chiamiamolo così, per questa seconda parte di stagione appunto. In questo senso, per questo secondo slot, diciamo così, questa seconda ipotesi calda, confermata in questo momento, si sta parlando molto di Felipe Caicedo. Giocatore del Genoa, è stato molto prezioso per Inzaghi e la Lazio, soprattutto con gol pesanti anche nei minuti finali. Caicedo nel Genoa purtroppo è stato molto sfortunato, ha avuto diversi problemi muscolari per cui ha giocato veramente poco, è in uscita dal Genoa. Per l'Inter può essere un'ipotesi in prestito, c'è chi sta parlando anche di possibile rescissione già in questo momento con il Genoa, mi sembra difficile considerando che, se non sbaglio, ha un contratto fino al 2024, quindi al momento teniamo più aperta l'ipotesi di un prestito. Abbiamo chiesto un po' in giro, il nostro Pietro Magnani ha fatto un bel lavoro di ricerca di notizie, si è informato con persone vicine al calciatore e anche alle due società. Sostanzialmente quello che viene fuori in questo momento, quello che abbiamo potuto raccogliere, che quindi vi confermiamo che l'interesse da parte dell'Inter nei confronti di Caicedo c'è.
l'interesse da parte di Simone Inzaghi è confermato, quindi a noi risulta quella di Caicedo essere un'ipotesi in questo momento concreta. Non ci risultano al momento dei contatti avviati con il calciatore né con il Genoa, però è un'ipotesi da tenere sicuramente in considerazione e vedremo già dopo la partita di oggi, secondo me, e già all'inizio della prossima settimana, ulteriori sviluppi. A livello di caratteristiche, andiamo in chiusura, è un colpo che secondo me ci starebbe alla grande nell'Inter, perché è un giocatore che accetterebbe la panchina, lo ha già fatto alla Lazio, ha una grande esperienza, classe 88 se non ricordo male, Felipe Caicedo, è molto forte fisicamente, ha quel feeling poi con i gol pesanti che a noi farebbe molto comodo. L'incognita più che altro è che vai a prendere un altro calciatore che arriva da problemi fisici e visto il momento di Correa, visto facendo tutti gli scongiuri anche Alexis Sanchez, non è proprio bellissimo, però ovviamente il mercato di gennaio, soprattutto low cost, non offre tante opportunità migliori secondo me. Quindi vediamo, al termine della stagione poi è un giocatore che rientrerebbe di fatto al Genoa o comunque non credo che resterà all'Inter ulteriormente dopo questi 4 mesi, quindi come colpo di completamento rimane secondo me un'ipotesi molto molto interessante. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, voglio sapere un vostro giudizio qui sotto nei commenti, ne parleremo poi nuovamente in diretta dalle 16:45 oggi pomeriggio per seguire insieme Inter Venezia, quindi iscrivetevi al canale così seguiremo la partita insieme. Se volete sostenere il nostro progetto, vi ricordo potete farlo tramite gli abbonamenti qui sotto. Grazie ai vostri abbonamenti possiamo portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti, sempre in diretta tutti i giorni, più tante cose particolari che stiamo preparando anche per la prossima settimana quando saremo durante la sosta. Quindi se volete sostenerci trovate gli abbonamenti qui sotto. Se mi avete seguito fino a questo punto vi ricordo, come sempre nel giorno della partita me lo fate sapere con l'emoji del pallone da mettere nei commenti. Per cui vi aspetto nei commenti e ci vediamo in diretta per Inter Venezia.